sa che non ti sei di testa. Secondo me ti dovresti far vedere qualcuno, Renzo, perché se mi dici che io ti ho fatto violenza psicologica. Nel marzo del 2020 ho tentato il suicidio. Ecco, hanno preso ad odiarmi. Lui e anche tutti quelli che erano presenti. Però, andandomene, ho pensato, sicuramente sono più sapiente io di quest'uomo. Anche se forse nessuno dei due sa proprio un bel nulla, ma la differenza fra noi è che lui crede di essere sapiente anche se non sa proprio un bel niente. Io almeno so di non sapere. È dunque probabile che io sia più saggio di lui, almeno proprio in questo piccolo particolare, che le cose che non so neppure credo di saperle. Il dottor Antonino Tamburello spiega che chi insiste offende e passa il confine e supera il limite, è necessario con questa persona smettere di parlare. Semplicemente, se posso trarre un bene parlo, se non posso è difficile che parlo. Mentre se traggo un male sto in silenzio in eterno e non parlo mai, a nessuna condizione. E questo è il criterio. Il bene è l'aumento dell'amicizia, della collaborazione, del rispetto reciproco, tutto quello che ha più valore nei rapporti umani. E questo, secondo il dottor Antonino Tamburello, è il bene. L'opposto è l'inimicizia, la violenza, l'attacco, l'odio reciproco. Se noi non possiamo essere utili ad altri, allora diventiamo dannosi. O siamo utili o siamo dannosi. In alcuni casi il silenzio, come ho già detto, come soprattutto dice il dottor Tamburello, può durare in eterno, per sempre. Lui stesso afferma di non aver mai risposto qualche volta, mai, a certe persone della sua vita. La privacy è privata e sacra. E continua. Con alcune persone non ho mai risposto, non ho nessuna voglia di parlare, perché sono guidate da un pensiero falso. Ed essere guidati da questo è tragico. In questo mondo nessuno può essere nemmeno sminuito in realtà, nessuno può sminuire nessuno, ma nel caso delle parole, esse si concedono la licenza di sfregiare una persona e non è giusto. Oltre a colui che si sente che deve dire qualcosa, c'è un altro tipo di persona che invece si sente nella posizione di non dire nulla. Ecco. E il dottore dice ovviamente che è meglio iniziare a dire qualcosa, è meglio iniziare ad approfondire l'argomento, ad avere fiducia nel proprio pensiero, l'argomento di avere fiducia nel proprio pensiero, di avere fiducia in se stessi, di aprirsi, eccetera. Mentre il tuo contenuto è utile sempre, anche i pensieri sono utili sempre, e quindi devi tenertelo a mente, se tu sei una persona che non si concede di parlare, in nessun caso. Tu sei convinto che il tuo pensiero non ha alcun valore, che anzi verrà contestato, ma ovviamente, come dice il dottor Tamburello, anche una verità evidente può essere contestata. Ciò significa che non c'è nessun problema. Lo psicologo Luca Mazzucchelli dice che non ci deve essere addirittura nemmeno nessun problema a parlare dei propri problemi sul posto di lavoro. Non ci deve essere alcunissimo problema, nemmeno sul posto di lavoro, con i colleghi addirittura. Ed è una cosa provata scientificamente. Parlare dei propri problemi anche sul posto di lavoro, al contrario di quello che si può pensare, in realtà è molto utile, anche per se stessi. Anzi, soprattutto per se stessi. Il dottor Massimo Tramasco ci parla di chi sono i vampiri energetici, di quali tecniche attuano per crearsi delle prede e come agiscono, come pensano e cosa hanno in testa, soprattutto. I vampiri energetici sono persone che tolgono energia dalla nostra mente, occupano il nostro spazio interiore. Quando parte di questa energia viene presa, bloccata da una forma di pensiero ossessivo, ecco la nostra energia interiore appunto, allora siamo in balia di un vampiro energetico. La ragazza che mi ha lasciato, ad esempio, non è il mio caso, questo pensiero diventa un vampiro energetico esso stesso, un vampiro energetico mentale, non fisico. Questi vampiri energetici vengono gestiti da entità autonome,
intelligenze psichiche autonome e che hanno un corpo sottile, quindi. Paradossalmente, la stessa forma di pensiero, che è limitata, può captare cose inesistenti, come Babbo Natale, e avere vita propria da questo punto di vista. Quindi il pensiero è creatore. Spesso noi ci autocreiamo. Siamo solo noi che alimentiamo e lo permettiamo. Prestiamo attenzione ai nostri pensieri, che ci fanno vivere male. Anche agli hobby, che potrebbero far parte di questi pensieri. Dovremmo imparare ad utilizzare l'energia per le cose che ci interessano. Nel momento in cui qualcosa diventa dominante, inizia a diventare un po' come un buco nero. Questa sua entità si trasforma, cresce, blocca e assorbe energia. I vampiri energetici talvolta possono essere identificati con una persona quando richiami esclusivamente le nostre energie mentali ad una persona, quindi quando diamo la colpa delle nostre energie mentali ad una certa persona, quella stessa colpa che diamo si tramuta in un vampiro energetico. Allora potrebbero essere in atto una manipolazione. Il vampiro energetico fisico riesce a creare un'egregora mentale, che poi noi autoeliminiamo, sfruttando la forma pensiero, sfruttando la comunicazione manipolativa. Il vampiro non è mai persona, può essere incarnato da una persona, ma è più una forma pensiero. Quindi siamo noi a dare energia a questa forma pensiero. E quindi l'unico modo per difendersi dal vampiro energetico è riconoscerlo e tagliare alla fonte, e cioè smettere di dedicare attenzione a quello, ma a qualsiasi altra cosa, in modo da invertire piano piano la rotta e sottrarre l'energia al vampiro energetico. Per dire, ad esempio, il tango, che prende completamente la mia vita, io mi dedico a qualcos'altro, in modo tale da risucchiare piano piano le energie. Qualsiasi entità mentale che prende controllo della nostra vita è negativa. L'unica che non è negativa, paradossalmente, è quella dell'illuminazione, cioè di seguire un sentiero che ci permette di liberarci dai vampiri energetici. Ora vi racconto la mia storia. Io sono cresciuto in un contesto rurale dove era all'ordine del giorno appunto una mentalità chiusa, quindi persone di campagna, a mancanza di empatia, persone da poco, mancanza di un modello da seguire. Nessuno è riuscito ad aiutarmi mai nei momenti di difficoltà, se non da solo con le mie forze. Mancanza di genitori empatici, cioè praticamente io nella mia vita ho avuto due genitori che sono malati psicologicamente. Mio padre, che è un carnefice, che definirei carnificante, cioè che crea altri carnefici se ne viene a contatto, e mia madre, che è una carnefice carnificata, cioè un carnefice che è diventato tale, ma che anche se molto difficilmente puoi evitare di farti carneficare, ecco. Ora vi farò ascoltare delle conversazioni, dico degli audio che mio padre mi ha inviato in risposta a un mio no. Quella cosa non è andata così come dici tu, ma quella cosa è andata così come dico io. Ecco. Allora, io ti ripeto, te mi sa che non ci sei di testa. Secondo me ti dovresti far vedere qualcuno, Lorenzo, perché se mi dici che io ti ho fatto violenza psicologica e violenza fisica, ma sei scemo, cioè, scusa la parola, ma ti rendi conto cosa stai dicendo? Io ti ho fatto, dopo tutto il bene che ti ho fatto violenza psicologica e fisica, ma dove cazzo fai? Dopo un mese devi incazzare? Che cavolo fai che io ho fatto la mia vita fino adesso? Cosa vuole? Non ho capito, mi volete far lasciare stare, fare la mia vita? Non capire un cazzo, come hai detto te, tutto quanto, ma mi lasciate stare, fare la mia vita, che ho 50 anni, mi volete togliere dalle palle, tutti e due, per favore, ma che cazzo volete? Hai deciso di andare via da sta casa che nessuno ti ha mandato mai via, con la coda tra le gambe, babbo, io devo fare la mia vita, ti dovevo dire di no, hai deciso di staccare i rapporti, perché? Per colpa davvero, per Adriano, e tutto quanto. Hai lasciato un putiferro dappertutto dove sei passato, e io a riparare dietro, a darci un centesimo quello di Carpegna, a darmi euro quello di Pesaro, a ripulire tutta la tua merda, la gente devo mandare video come avevi lasciato la casa. E questo è il ringraziamento? So io a farti
cosa psicologica e fisica, lì ci voleva un no, perché io non ti ho mai fatto proprio niente, ci voleva solo un no. Babbo era arrabbiato, no, non me l'hai fatta, punto. Sei te che c'hai il cervello distorto, ok? Allora dimmi l'abuso invece psicologico, cosa ti ho fatto io? Di psicologico, dimmi. Il mio abuso psicologico cos'è? Perché mi incazzavo che non andavi a lavare le mani? Cos'è? Perché non mi facevi il bidet? È il mio abuso psicologico. Che ti ho sempre tirato su, che ti ho sempre detto dai l'ora che ce la fai, e questo è il mio abuso psicologico. Ah sì, guarda, c'è un bel coraggio veramente. Ti guarda di chi è la responsabilità se sei così. E non è colpa mia, perché io so también di chi è la responsabilità. Stai tranquillo, non sono stato io che ce l'avevo la morte con la tua mamma, era lei che ce l'aveva e buttava su contro di me. E questo è il fatto, e questa è la tua cosa psicologica che ti trovi così adesso. La colpa è solo io sua, e basta. Dai, fatti la barba al lavoro, no, dice, sei in testa di cazzo, se non capisci niente, devi lavorare, devi cosare, ma mi ha fatto violenza psicologica? Ma quello tira su un filo per bene e devo ringraziare solo a lui se adesso sono così che mi manca il cazzo. Hai capito? Mia violenza psicologica. Perché hai detto è caratterizzata quindi da un pattern di azioni che l'abusante utilizza per controllare e dominare la sua partner, sarebbe mio figlio. Quali sono le azioni che l'abusante utilizza per controllare e dominare, che ho usato con te? Dimmi un po'. Instillando in attesa paura. Tu hai instillato la paura e... D'accordissimo con la tua mamma, non d'accordo. Ok, perché quel messaggio che hai scritto non è scritto solo su di te, è scritto anche della tua mamma, contro di me. Quindi te sei con la tua mamma, sei il mio nemico. Te e la mamma siete nemici e io vi tratto come nemici, né più né meno. Fino a che non mi dimostri te il contrario, perché la tua mamma per me è come morta. Perciò non può dimostrare quel che gli pare, te no. Fino a che te non mi dimostri il contrario, te sei a fianco alla tua mamma. Né più né meno, non mi prendi per il culo. Che, babbo mi mancano i soldi, ti ho chiamato apposta. Hai chiamato perché il mio avvocato ha detto alla tua mamma che voglio il divorzio. Hai chiamato per questo. Non mi prendi per il culo, non mi fai tranelli. Ok? Sono nato prima di te. Dimmi un po', quella volta che sei scappato da Urbino, il tuo telefono è sempre stato dentro la casa della tua mamma e te eri lì. Dopo chiamati i carabinieri, Lorenzo è tornato. Mi fate ridere, ma dalle persone buone voi non prenderete niente, solo la fame. Vi tocca, da parte mia. Ma ti ho detto, mi dispiace solo per te, perché per te la vita sarà molto dura. Con la testa che c'hai, mi dispiace solo questo. Perché sei mio figliolo, tu non voglio il male. Però, d'altronde, vedo che sei così talmente testardo che non stai a sentire pazienza. E questi sono gli audio che mi ha inviato, ma in ogni caso ora andrò a leggere gli screenshot. Ora fatemi prendere un attimo il telefono e iniziamo la lettura. Ora leggerò i messaggi, appunto in chat, che sono stati inviati da mio padre a me. Ecco, non aspettatevi qualcosa nella maggior parte dei messaggi di troppo duro e magari vi farà dire oh sì, certo, è un pezzo di merda. Quando ascolterete, o se avete già ascoltato le registrazioni, potrà venirvi un certo pensiero. E voglio fare questo prima di raccontarvi la mia storia, ecco. Quindi, ora io vi leggerò, e parafrasando, i messaggi che mi ha inviato, sia quelli belli sia quelli brutti, ma quelli più salenti, ecco, diciamo, quelli che hanno un po' più di importanza per me a livello personale. Il giorno dopo che ho scritto a mio padre, praticamente dopo non esserci scritti per quasi un anno, e con mia madre un anno, più o meno, ho deciso di riaprire i rapporti con tutti, perché per motivi che vi dirò poi ho smesso di averci dei rapporti, e questo mi è stato scritto il giorno dopo che ho tentato di riaprire un rapporto sincero con mio padre, sincero,
e senza alcuno scopo secondario. Senza nessuno scopo secondario. Il giorno dopo mio padre mi scrive che ha riflettuto e che ha sofferto troppo. Ora mi vede molto accostato a mia madre, che vede in questa situazione in cui noi due vogliamo fargli del male e fottere, e addirittura che saremmo contenti della sua morte. Su questo, sulla sua morte si è assicurato che non prenderemo nulla, e non si può fidare perché spende 5.000 euro per il divorzio, per iniziare la sua vita a 50 anni, senza aver vicino chi gli vuole male. Non si fida né di me né dei miei parenti da parte di mia madre. Forse dopo il divorzio, non avendo nessuno scopo, vorrà iniziare il rapporto sarà solo perché vede che io gli voglio bene. Scusa, ma io gli ho fatto troppo male che non si meritava. Quindi io gli ho fatto troppo male che lui non si meritava. E finisce il messaggio con ciao. Poi lui comunque continua a scrivermi messaggi, essendo una persona psicologicamente malata, un manipolatore. Lui, nonostante mi invia questo messaggio, e io gli dico ok, accetto, lui continua a scrivermi. Invia uno screenshot di commento che avevo lasciato sulla sua pagina, ecco, dopo essere stato molto male per questa cosa e per alcune cose dettemi da mia madre. Gli ho lasciato un commento che, essendo il mio commento, non credo ci sia un problema se lo leggo, essendo stato un commento che avevo lasciato. Che è mio padre, ha usato violenza psicologica e fisica negli anni verso me, suo figlio biologico, e mia madre, legalmente ancora sua moglie, che per colpa sua sono 10 anni che visita psicologi. Carnefice, carnificata, ecco. Aggravante, le sono venuti forti disturbi sociali a mia madre, poi ricatti e minacce, che continuano tuttora, messaggi su messaggi. Questa persona che tenta in ogni modo di arrivare a te, su qualsiasi social, su qualsiasi piattaforma, email, numero di telefono, ti minaccia, ti ricatta, eccetera. Ma a quello arriveremo dopo. E non per questo, ovviamente, non ho lasciato tutti i miei social pubblici. Sul mio canale YouTube ci sono tutti i miei social, perché io non ho paura di te e non ho paura di nessuno. Voglio vivere seriamente, ma non seriosamente. Voglio vivere bene, ecco. Quindi io non ho paura di lasciare i miei social. Le sono venuti forti disturbi sociali dopo ricatti e minacce durante il loro, non mio, periodo di matrimonio. Quindi devo dire che lei è brutta. Ma anche perché qualche giorno fa l'ho contattato e mi ha risposto che se una persona ti porta a tal punto non vedi il problema. Parafrasando, ma hai visto che per essere retore quanto me, benzina ne devi fare ancora tanta, specifico perfettamente io ciò che ha provato malsanamente ad intendere. Che se una persona lo porta a tal punto, lui non vede un problema nel recarle disturbi psicologici. Ed è la stessa cosa che ha fatto a me. Quindi io gli ho detto di sì, e lui mi ha risposto con vai a farti curare. Ha tentato in ogni modo di screditarmi, eccetera, e di farmi sentire male. Mi scrive che stasera è impossibile andare d'accordo. È impossibile stasera andare d'accordo. Che lui è il padre. Non bisogna trattare il padre al tuo livello. Mi chiede scusa, però è colpa del male che gli ho dato io, che ha ricevuto lui da me. Io ho 23 anni, è da quando sono nato, dal giorno 1 che gli faccio male, quindi dopo 23 anni. E se io voglio che un giorno riappacifichiamo, io gli devo fare solo del bene. Le altre persone non devono farti del bene a te, ma sei tu che devi farlo agli altri, no? La logica è questa, per fare capire a lui che lui si sbaglia su come mi considera adesso. Quindi poi mi scrive altrimenti non avrò mai più mio padre, devo riflettere, posso bloccare, posso fare quello che voglio, secondo lui. Secondo lui entrambi siamo partiti col piede sbagliato, perché siamo, essendo lui un veggente che vede nel cuore delle altre persone, siamo entrambi feriti dentro. A questo messaggio ci ho aggiunto questo pensiero che lui è un veggente, che è una persona che vede oltre, perché come ogni buon manipolatore sa quello che accade dentro di te. Tu non lo sai perché tu sei sbagliato, tu non ci puoi arrivare, ma lui invece che ha scoperto quello che c'è oltre la caverna, lui lo sa, questa è la sua logica. Poi mi scrive che ma se io ieri, perché questo è accaduto il giorno dopo, come ho già detto, che gli ho scritto, dopo quasi un anno che non gli scrivevo, se io l'ho ricercato perché gli voglio bene, allora ne possiamo parlare. Come ha fatto lui fino ad ora con quegli audio, no? Noi siamo al pari, io l'ho umiliato, insultato e fatto violenza psicologica. Lui pure. Lui ha chiesto scusa, e anche io. Lui mi vorrebbe aiutare.
Ma come faccio se io non lo sto a sentire? Come faccio, dannazione, se io ho una mia testa, se io ho dei miei pensieri, una mia creatività, dei miei sogni, delle mie ambizioni? Come faccio? Dal momento del Covid, quando insisteva di venirmi a prendere in collegio, non l'ho più ascoltato, è sempre peggio. No, io non ti ho più ascoltato da quando a 17 anni me ne sono andato. Prima ho dormito fuori e poi sono andato da mia madre. Ho anche dormito da un'amica per un paio di giorni. Ed è da quel momento, non da quando studiavo all'università. Tra l'altro mi hai anche detto che ho fatto male a studiare alle superiori, hai fatto male tu ad aiutarmi a finire gli studi in quinta superiore, quindi ad arrivare alla maturità, perché lo studio rovina, ed è colpa dello studio che la maturità, poi non è che dici un dottorato, no? È colpa però dello studio, della maturità in particolare, che dovrebbe essere la base. Se non andiamo d'accordo, non che magari io sono no, se non andiamo d'accordo è colpa dello studio. È stato per te un errore che io abbia studiato, perché lo studio mette radici cattive che automaticamente ti riempiono la testa di cose che poi con le persone più intelligenti ti bloccano il dialogo, ecco, automaticamente non puoi più parlarci se studi. Ecco quello che voleva dirmi praticamente. Mi basterebbero 6 mesi. Boh, non si sa. 6 mesi. 6 mesi per cosa? 6 mesi per andare d'accordo? Per uscire? 6 mesi per manipolarmi magari? Per farmi tornare una persona vittimizzata, mortificata, cuckold? 6 mesi per cosa? Non si sa. Solo se io mi fido e se sto ad ascoltare. Sempre quello. Sempre la cosa che devo fidare e devo stare ad ascoltare, senza rancore, senza tirare fuori la mia mamma o la sua fidanzata. E tra l'altro anche questo è un punto per me saliente, perché in tutto il tempo in cui ho parlato con i miei genitori, essendo loro separati, ho detto entrambi di non parlare l'uno dell'altro. Mia madre mi ha ascoltato, mio padre invece ha parlato continuamente di mia mamma, continuamente. Ma vabbè, lasciamo stare. Semplicemente una richiesta, gentile, doveva essere una gentilezza, ecco, non parlare di mia madre, ma lui comunque ne ha parlato. Mettere a tutto una pietra sopra, come sta facendo lui in questi messaggi e nelle registrazioni. Io vi ho fatto appena sentire, io vi ho fatto sentire comunque qualche minuto. Senza giochini vari, coda di paglia. Solo fidarsi di chi ti ama e vuole bene, e comunque vuole del bene per me. Quindi io mi dovrei fidare di chi mi vuole bene, di chi mi ama. Lo so, questo, e continuo a farlo tutta la vita. Io continuo a fidarmi di chi mi vuole bene. E le parole non contano, solo i fatti. Va bene. Qualsiasi cosa questa frase voglia dire, perché è una frase che credo nel 2024 lascia il tempo che trova. Secondo me le parole contano. Vedi tu, devo vedere io cosa voglio fare. Lui non si offende, come ho fatto durante le registrazioni e gli ultimi 20 anni. Non si offende. La sua fidanzata lo ha fatto riflettere. Ha sbagliato a tirare fuori l'odio che è maturato dentro di lui. Sbaglia anche a prendere le parole, perché l'odio non può maturare. L'odio al massimo può crescere, l'odio può crescere. Io devo credere che è molto dura per lui a fidarsi, perché senza fiducia non si va da nessuna parte. Che questa frase non ha un cazzo di senso. Si può capire cosa avesse inteso, ma non ha senso comunque. Non ha senso. E come se non fosse accaduto niente, dopo avermi dato del criminale, dopo avermi detto che mi merito delle percosse da parte di altre persone, mi merito di andare in galera, essere poi insultato perché mi ha insultato, lo avete sentito ovviamente, non sto qui a ridirmi, mi fa: raccontami di te, mi fai vedere la foto della tua amata, certamente sarà benvenuta. Dove? Di cosa? Così. E quando verrai a casa ci incontreremo, ci sarà anche lei, non... Stai tranquillo che anche lei sarà la benvenuta. No, certamente sarà benvenuta. Chi ti ha chiesto se sarà benvenuto o meno? Se tu mi scrivi dopo raccontami di te, mi fai vedere la foto della tua amata, certamente che sarà la benvenuta, già mi fai mettere un sentimento di sospetto, ecco, anche. Perché siamo arrivati a questo punto? Perché tuo padre ti ha scritto quella cosa? L'abbiamo già detto, perché tuo padre è un manipolatore, o tua madre, ma è una manipolatrice. Hanno insito nel cuore di dover controllare gli altri a costo di fargli avere problemi psicologici, perché a loro non interessa. A loro non interessa, assolutamente non interessa. Non interessa nulla. Iniziamo dalla mia infanzia. Parliamo della separazione dei miei genitori. Quando avevo 6 anni i miei genitori si sono
lasciati, nonostante il fatto che ancora non siano divorziati. Ho avuto ovviamente una bruttissima situazione dopo questa cosa. È un bruttissimo momento in cui mi sono sentito perso, in cui a tratti non ricordo nemmeno cosa sentivo dal trauma e dallo shock, perché non l'ho presa molto bene, ecco, diciamo. Sono entrati in ballo anche assistenti sociali, che hanno provato in ogni modo a migliorare la situazione. Devono prendermi via, notando il contesto in cui vivevo. Ma mio padre, ovviamente, non li ha lasciati. Non mi ha lasciato avere una vita propria, ma mi ha tenuto con sé a costo di farmi crescere dentro di me problemi psicologici di qualsiasi tipo e di cercare in ogni modo di avere, come mia madre d'altronde, di avere un bambolotto personale da strizzare ogni volta che nell'area c'è stress. Infatti poi dopo è arrivata anche la sua fidanzata in casa e più in là anche suo figlio e qualsiasi cosa per loro era stupida o senza senso. Con la donna trovava motivi per litigare quando ero da mio padre, per allontanarci, e non parliamo del figlio, era di un'antipatia assurda. Entrambi arrivati dalla Moldavia, la fidanzata di mio padre era all'inizio la badante della mia nonna, della mia bisnonna, che piano piano si è avvicinata a mio padre. Arrivata dalla Moldavia a casa della mia bisnonna, dopo essersi lasciata con suo ex marito, parlando molto male italiano ma anche molto male rumeno, da quello che so, perché è una donna molto semplice, di campagna, anche lei, e con le maniere molto 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 basilari. E quindi, piano piano, ha tentato di legare, di simpatizzarsi mio padre, quando faceva la badante, sapendo che mio padre ha una ditta, eccetera. Comunque, non si poteva lasciare questa cosa così irrisolta. Quindi si è avvicinata a lui e si è messa insieme con lui, vedendo che lui era in una situazione difficile. Il figlio di un'assoluta antipatia, come ho già detto, ma non solo, essendo anche lui di campagna, ma con una mentalità davvero 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 basilare, molto molto basilare, da un paese che avrà meno un centinaio di abitanti, anche meno, nemmeno una mentalità, ecco, diciamo capibile. Rispondeva sempre male per qualsiasi cosa, rispondeva male a tutto, rubava continuamente cose mie, mentre altre poi le danneggiava, le rovinava per invidia. E perché dico queste cose? Che possono sembrare un lamento, che possono sembrare sfogo o altro. Io queste cose le so, nonostante il fatto che solo io le so e pochi altri io le voglia dire. Le dico per ricollegarmi a mio padre, perché mio padre in tutto questo, notando il fatto che la sua fidanzata, stranamente, come mi fece anche lui notare, d'altronde, quando c'ero io ci faceva litigare, e suo figlio che mi rovinava e rubava le cose, lui stava zitto. Poi possiamo parlare, per fare un altro po' di contesto, che quando siamo arrivati al momento del tribunale, in cui anche io dovevo parlare, io ero molto molto piccolo, mio padre ovviamente ha tentato in tutti i modi di farmi andare contro mia mamma, visto che c'erano prove per ovviamente accusare mia madre, ma per farsi bello lui, quando era il meno bello. E si era creata una situazione che vi spiegherò ora, ma molto paradossale. Molto molto paradossale, ecco. Perché mia madre abusava, faceva violenza fisica su di me. Infatti ci sono foto al tribunale in cui ho vari graffi, vari segni di schiaffi, pugni, eccetera, in cui appunto si parla sempre di questo. Mio padre, che faceva violenza psicologica, manipolava, ti faceva sentire mortificato, ti faceva sentire un pezzo di merda, ti insulta, ti chiamava figlio di merda, testa di cazzo, perché suo padre lo faceva con lui, quindi come mi ha detto lui recentemente non c'è nessun problema a farlo, giustamente. Quindi da una parte insulti, da una parte botte. E si era creata questa situazione paradossale, che chiamo paradossale perché, nonostante il fatto che dopo il tribunale io vivessi con mio padre, vedessi mia madre 2 volte a settimana, nonostante il fatto che il giudice, credendo di aver fatto una buona cosa, ne aveva fatta una cattiva, perché le scelte cattive da fare erano 2: lasciarmi con mia madre e lasciarmi con mio padre. Queste erano le 2 cattive scelte che il giudice poteva fare, perché entrambi erano dei carnefici. Ricollegandomi agli assistenti sociali, mio padre ha corrotto in tutti i modi
corrotto nel senso di ha fatto il ruffiano per farsi passare da angioletto, erano l'unica mia possibilità, non certezza di vivere una vita normale, ecco. In ogni caso il giudice, quel giorno, se le scelte che poteva fare erano lasciarmi con mia madre o lasciarmi con mio padre e non c'erano altre scelte, il giudice in ogni caso avrebbe sbagliato, quindi non sarebbe importato assolutamente, perché non so cosa è meglio, in realtà entrambi hanno fatto sia violenza fisica che psicologica. Mio padre sminuiva qualsiasi cosa facessi, aveva mancanza di rispetto per me, le percosse, perché non avevo dato il joystick della mia PS2, che mi era stata comprata a me, al figlio della fidanzata. Per questo ricordo questo scenario surreale in cui lui con la forza mi prende il joystick, mi sbatte a terra. Io sto a piangere sotto il letto perché mi ha sbattuto a terra fortissimo. Io sto a piangere sotto il letto mentre il figlio della ragazza, senza alcuna empatia, perché non ditemi che i bambini non hanno empatia, sta tranquillissimo sopra di me, sopra il letto, a giocare alla PlayStation. Durante l'adolescenza ho subito bullismo, soprattutto terza e quarta superiore, forse anche seconda superiore, perché a casa c'era il padre che ti mortificava, tu tornavi a scuola, quindi dentro la società, e anche la casa è la società, non solo ciò che è fuori dalla casa, dal privato, della società, ma anche ciò che è dentro. Però entravi nella società esterna, ecco, entravi nel sociale, diciamo, la mia scuola, visto che eri mortificato dai tuoi genitori. Tu andavi a scuola con questa sensazione di non essere voluto bene da nessuno, di non essere rispettato, eccetera, di essere un cuckold che probabilmente farà una vita da loser, da perdente, e con questo tipo di energia sappiamo tutti cosa succede tra adolescenti, soprattutto se appunto la persona che ha questo tipo di energia dentro di sé, di mortificazione, di vittimizzazione, che è stato vittimizzato, che è vittima di qualsiasi cosa. Succede che i tuoi compagni di classe ti tratteranno da persona squilibrata, da persona strana, da persona senza palle, da persona senza colore, da persona senza nulla, perché ti senti il nulla. Parliamo della mia giovane età, quindi. Io ho iniziato l'università, fortunatamente. Mio padre ha cercato in tutti i modi di farmi smettere. Nel marzo del 2020 ho tentato il suicidio. Ogni volta che tornavo da mio padre e poi tornavo indietro da mia mamma, nonne, zie, università, eccetera, non importa dove, venivo sempre vampirizzato. E così tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza. Durante tutti questi piccoli o grandi eventi che vi ho raccontato finora. Venivo ogni volta vampirizzato, manipolato e mortificato. Ho tentato il suicidio perché, visto che mio padre deve governare gli altri, non si ferma a farlo dinanzi a nulla. Crescendo ha tentato di rendermi, quindi, un vero e proprio invalido mentale, attraverso le sue minacce velate, spaventandomi in altri modi anche. Ho provato e riprovato finché non mi ha quasi distrutto, per poi giungere alla beffa di ributtarmici dentro dopo, e avevo già passato quel periodo, facendomi di nuovo sentire di merda. È quasi come un cuckold davanti alla ragazza del suo secondo figlio adottivo, cioè il figlio della fidanzata. Mentre si facevano beffa velatamente dell'essere io stato costretto in un momento di debolezza di dirgli quanto in realtà mi piacessero anche ma cosa, di aver messo la telecamera, perché vedevo che mi si rubavano e rompevano le cose, per poi tornare da mia mamma risucchiato mentalmente finito e anche morto mentalmente. Dopo l'università, facendo tragica però nuovamente, creando situazioni inesistenti, portando di nuovo dentro tragicità, ho iniziato la mia vita andandomene. Dopo essermene andato, che mi sono finalmente trasferito, e ho iniziato la mia vita indipendente. Ho iniziato a lavorare, ho iniziato a vivere da solo. Prima in un posto e poi in un altro, per un totale di circa 2 anni, ecco. E in quel momento ho davvero iniziato la mia vita, andava tutto tranquillamente. Però non appena ricontattavo mio padre, cadevo di nuovo nella trappola.
Non appena ricontattavo i miei genitori e tentavo di avere un dialogo serio con loro, ricadevo nella trappola della manipolazione. Quindi, oltre ad aver evaso quel posto, ho preso 2 piccioni con una fava perché ho realizzato il mio sogno. Cioè, dopo aver studiato russo, ascoltato canzoni russe, visto film russi, e letto libri russi, eccetera, ho preso le valigie, ho preso i miei 2000-3000 euro, eccetera, e sono venuto qua. Ho trovato lavoro, nonostante i vari problemi lavorativi che ci possono essere, eccetera. E sono qua, ce l'ho fatta. Ovviamente vi ho raccontato, senza raccontarvi ogni singolo episodio che avrei potuto raccontare, ma cercando di selezionare gli esempi che secondo me erano più importanti. Secondo me i genitori sono una figura molto importante, una figura che non va trascurata, una figura che se decidi di prendere, allora devi riuscire anche ad essere all'altezza di esso. Genitore significa essere educatore, significa anche essere psicologo, significa essere qualsiasi cosa, ma che quel qualsiasi cosa di buono arrivi a far diventare tuo figlio un membro attivo e utile alla società. Il musicoterapeuta dottor Mauro Scardovelli dice che ogni idea è una fisiologia. Quindi cambiare un'idea vuol dire cambiare fisiologia, e ciò non è semplice. Platone queste cose le aveva già capite tutte, e praticamente se esci dalla caverna capisci la verità. Il tipo che si sveglia tende a svegliare gli altri una volta che gli è apparsa la verità e la vuole condividere, viene non ringraziato ma ucciso per questo, perché gli altri non vedono come lui. Bisogna avere infinito rispetto delle idee che qualsiasi persona ha, perché se stacchi i suoi chiodi in cui le sue idee sono appese, non gli fai ovviamente un gran favore. Quello che potete fare per fargli un favore è, quando è il momento opportuno, come faceva Socrate, ce lo fate arrivare che quell'idea è tossica, e se ha un buon rapporto con voi è possibile che si stacchi. 2 sono gli assi portanti della psiche umana: appartenenza e identità. Le idee le interiorizziamo per appartenenza. Appartenenza significa affetto, sicurezza, per noi che non siamo coccodrilli ma esseri socievoli. Appartenenza vuol dire vita, non appartenenza vuol dire esclusione, morte. Se ci siamo bevuti che noi siamo il nostro carattere, il nostro condizionamento, non ci rimane altro che subirli, aspettare di morire. Se scopriamo che non siamo condizionamento, idee e carattere, ma qualcosa di infinitamente più grande e prezioso e sacro, allora ci rendiamo conto, anche solo per un istante, che andiamo a cercare sicurezza dove non c'è e non ci sarà mai. Non è facile farlo da soli, perché vuol dire uscire dalla caverna dove non c'è più nessuno. È bello, ma all'inizio l'essere umano non ce la fa stare lì se non è in contatto. Ci sono altri che sono fuori. Tutti i maestri sono fuori dalla caverna. Per questo ai nostri primi esercizi di PNL chiediamo: quali sono i tuoi mentori? Una persona dice: io non mi fido di nessuno, faccio tutto da solo. Vuol dire che la fede negativa di quella persona, la tua fede negativa alla caverna, è così forte che non hai mai guardato alle tue spalle. Ed è importante che vi chiedete: ma ci sarà qualcosa in cui ripongo fiducia? Finiamo questo video leggendo un pezzo, una breve frase del mio diario del 23 aprile 2024. Oggi sto avviandomi a concludere il libro rosso di Jung.
La mia frase del giorno è: metti il presente al posto del futuro e vivrai in un presente continuo, in cui dovrai distruggere ciò che ne impedisce lo svolgersi della sua continuità. Oggi probabilmente la mia ragazza prenderà un altro gatto. Credi nella magia. La magia esiste. Essa è quella cosa che ti chiede di sacrificare consolazione, autoconsolazione e quel senso di basta, lascio perdere tutto, non voglio più avere controllo, non voglio più vivere, a costo di farti vedere il presente limitato al posto del futuro. Magari, mia opinione, farti vedere la tua parte femminile ed esserlo, come per la donna la sua parte maschile, per essere persone compiute, dove ognuno accetta, fa crescere e protegge il proprio secondo sesso, che è innato in noi e serve come i nostri equilibri interni, così anche per i nostri equilibri interrelazionali. Se avete anche voi alle spalle una storia da raccontare che vi tenete dentro da anni e non riuscite o non potete raccontare, e capite quello che sto dicendo e la fatica che impiega fare un video del genere, allora lasciate un mi piace a questo video, lasciate un commento dove dite anche la vostra esperienza, condividete questo video con chi pensate ne abbia bisogno in questo momento. Dove si chiude una porta, si apre un portone.